che razza di penne stilografiche produceva Delta e che razza di penne stilografiche produca oggi Delta. Ma quelle di un tempo avevano anche dei pennini che erano leggermente diversi, anzi a volte parecchio diversi, anche con dei brevetti che vi ho già presentato come il Fusion, ma in sostanza c'era una qualità un po' diversa rispetto al nuovo corso che ha preso oggi, ma diamo tempo perché l'azienda è ancora tra virgolette giovane e si farà. Bene, bando alle ciance, oggi vi parlo di Delta Masai. Delta negli anni 2000, non ricordo con precisione quando, fece uscire con una cadenza più o meno annuale delle serie limitate dedicate ai popoli indigeni, indigenous people. Questo era un po' il tema delle collezioni, Maori, Masai, Inuit. La penna di cui vi parlo oggi agli indiani d'America, come giustamente mi sto sfogliando qui, e la penna di oggi è quella dedicata alla popolazione Masai. Cominciamo dal cofanetto, dalla confezione, perché comunque è un aspetto che trovo sia importante quando acquistiamo qualcosa di edizione speciale, edizione straordinaria, insomma qualcosa di diverso deve esserci. Qui abbiamo subito un libretto molto molto elegante perché è raccordato con lo spago, un po' come questi popoli nomadi, come queste popolazioni che insomma sono un po' lontane dal nostro sistema occidentale. Bella la carta, sentite che grammatura elevata, questo cartone grezzo sul quale è stampato, per esempio, vado a leggere, dal 2003 usciranno, eccolo qua per l'appunto, le serie per i nativi americani, gli esquimesi, e il libretto si articola in queste immagini con le penne stilografiche che ritraggono veramente i colori che sono quelli degli abiti. Insomma, veramente fatta bene questa operazione, a me è piaciuta molto, al di là di quello che poi magari può essere il gusto per la penna, ma c'è comunque un'attinenza e una correlazione ben stretta, anche, ve l'ho detto, dal punto di vista del legno che richiude lo scrigno, dello spago che tra l'altro ritroveremo anche nel momento in cui andiamo a sfilare la penna, perché altrimenti annegata in questo foam non riusciamo a tirarla fuori. In qualsiasi caso uno sforzo anche dal punto di vista della progettualità, visto che c'è un design che è Francesco Rienzi a dare una forma o il suo contributo alla penna. Ci sono persino le istruzioni per lo smontaggio delle due viti che ricoprono questo pannello sul quale c'è un plexi e di nuovo riportato il Delta Masai. Beh, insomma, forse sono superflue, invece non è superfluo il calamaio con l'inchiostro dedicato a questa edizione speciale che un po' contraddistingue questi cofanetti che Delta faceva, ma un po' tutte le case quando si tratta di penne così particolari. Togliere questo, eccolo qua, questo pezzo di legno ci introduce, tra l'altro il rosso, questo rosso mattone lo troviamo in continuità anche poi nella penna, ma lo troviamo nei disegni, lo troviamo nel logo Delta, nel calamaio, e quindi ci introduce davvero a questa penna, eccola qua. La stilografica è indubbiamente una bella realizzazione. Bello il fusto, bello il codale, bello il pennino, la parte sommitale del cappuccio, ma il cappuccio stesso con queste anche variazioni di finitura, lucida da una parte, satinata come il fermaglio ad esempio che campeggia qui davanti, e per poi riprendere invece del metallo lucidato, che è quello della clip che tiene per l'appunto il fermaglio, così come quello della veretta, che poi è il vero progetto, quello Masai. Insomma, una penna ricca di spunti, anche così per guardarla, per osservarla, con questo stacco netto fra un cappuccio rosso, un rosso corallo scuro, così lo percepisco, così lo vedono i miei occhi, e con questo fusto marrone che potrebbe effettivamente ricordare la pigmentazione della pelle dei Masai. Un popolo,
ci viene riportato sempre nel libretto, di allevatori, nomadi, seminomadi, ma comunque pacifico e non battagliero come talvolta invece viene così nell'immaginario comune. Vi dicevo dettagli che contraddistinguono anche per esempio il fondello in questo argento che riporta il numero della penna. Insomma, sono tutti particolari che concorrono a fare di una penna piacevole. La verniciatura del fusto e del cappuccio è fatta veramente molto bene, perché le dita scorrono sopra e sembra che sia quasi annegata all'interno della resina e non superficiale. Insomma, veramente fatta alla regola d'arte, così come il pennino. Un pennino che mi fa ritrovare quel gusto al quale Delta ci aveva un po' abituati. È vero che è un pennino, essendo un'edizione limitata, è un pennino in oro a 18 carati, quindi senza dubbio ci mette del suo, e la finitura, intendo la finitura globale, è all'altezza del materiale, però scorre bene. Come avete potuto osservare, l'alimentazione è a cartuccia oppure converter, e in questo senso trovo che sia anche adeguata. Sì, è vero, forse poteva esserci un caricamento un pochettino più complicato, ma avrebbe contribuito a dare peso alla penna e togliere quella piacevolezza che invece a me piace parecchio, anche perché non dimentichiamo che nel momento in cui volessimo utilizzarla col cappuccio calzato dobbiamo tenere presente un fermaglio molto importante, nel senso che forse non pesa molto, ma è ancorato con una veretta e quindi c'è ancora metallo, e poi la veretta principale, quella della collezione Masai, che ha senza dubbio un suo peso, anche perché, come avete visto, il cappuccio è rivestito internamente nella prima parte di metallo. E allora, venendo alla prova dinamica, come scrive questa penna? Scrive bene. È una penna che può contare su un pennino fatto veramente molto bene, e quindi questo assiste. Non solo, c'è una sezione che in linea con la penna, lo trovo molto armoniosa, appena grande come sezione per la mia mano, ma proprio appena. In realtà poi, a ben guardare, siccome è molto ben bilanciata, non me ne sono neanche accorto poi scrivendo, me ne sono accorto soltanto impugnandola la prima volta, ma poi scrivendo va bene così, ecco, quindi senza andare troppo per il sottile. Quando c'è un pennino che scrive bene, tutto il resto, insomma, rende la vita a bordo molto piacevole. Vi dicevo, bilanciata meglio col converter carico, dandole un pochettino più di peso al centro. Almeno questa è stata la mia impressione, nel senso che la trovo tutto sommato un po' scarica. Forse sarà anche per la gradazione, che come vedete è un pennino medio, e quindi insomma c'è una buona impronta per terra, scusate, sulla carta, e quindi un pochettino più di peso. Quando ho il converter carico ho sentito che mi trovo meglio. In conclusione, una bella penna stilografica. E allora ancora una volta ringrazio l'associazione Amici per la Penna, soprattutto questi due cari amici che mi hanno dato la possibilità di provarla, anche così di maneggiarla, perché sono oggetti che sono belli non solo per scrivere, ma anche da essere ammirati. E oltretutto ho avuto la possibilità di raccontare a voi un po' le mie impressioni d'utilizzo. Vi lascio alle immagini e vi saluto, perché vi do l'appuntamento ai prossimi video, perché ci sono tante penne di cui parlare. Ciao amici!